alcuni anni fa ho fatto uno strano sogno. Mi trovavo nel giardino della mia casa di campagna in montagna, una villetta dei miei genitori. La casa era tutta sbarrata, io ero fuori dal giardino e provavo una strana sensazione di ostilità. Quella casa invece è un luogo di accoglienza, di amore, di calore, e invece sentivo una freddezza, le finestre erano tutte sbarrate, la porta chiusa, c'era come un'aria che mi respingeva, qualcosa che non mi voleva, e a disagio, nel sogno, me ne sono andato. Qualche tempo dopo ho incontrato un amico che abita in quel paese, il quale mi ha salutato e mi ha detto, rimproverandomi affettuosamente: però quando sei passato in paese potevi venire a trovarmi. Dice: ma io è molto tempo che non vado in paese. Bugiardo, mi ha detto, mercoledì scorso eri lì. Mercoledì scorso era il giorno in cui avevo fatto quello strano sogno, lo strano sogno che ero nel giardino. Dice: ma guarda, è impossibile, non ti posso assicurare che non c'ero. Ah sì, non c'eri, mi ha detto. Ha preso il telefonino e mi ha detto: guarda, ho fotografato la mia nipotina e come vedi sullo sfondo c'è casa tua. Ecco, ti guarda, sei sul prato. Ho guardato questo dettaglio ingrandito e leggermente sgranato sul telefonino e c'ero io, tre quarti di spalle, barba, i capelli lunghi e il mio giaccone da motociclista. Sono rimasto a disagio, quasi impaurito da quella immagine. Un'inquietudine strana mi ha preso, ma per un istante ho pensato: oddio, la mia mente se n'è andata, il tempo si è rovesciato, sto sognando adesso o ho sognato allora. E non potevo crederci, non potevo credere a questa cosa e ho continuato a fissare con paura questa immagine, come se per un istante la mia ragione fosse risucchiata da quell'immagine nel telefono e fosse portata via. Un disorientamento, uno smarrimento totale. Poi la ragione frenetica ha funzionato e ha trovato un dettaglio. Questo dettaglio era la ruota di una motocicletta e ho capito. La motocicletta è quella di un mio parente al quale ho prestato il mio giaccone da motociclista, che mi aveva tanto impressionato, e lui, quando ho telefonato infatti, mi ha detto che era passato a trovarmi ma non aveva trovato nessuno. Mi somiglia e da lontano sembrava proprio io. Racconto questo per dirvi che ho visto con una certa suggestione e anche inquietudine il film, l'attesissimo film di Jordan Peele, Noi, dove appunto già dal titolo capiamo che il film parla di un riflesso. È un film basato sull'incubo del doppio, o quello che potrebbe essere l'incubo del doppio. Non voglio svelarvi nulla, non voglio assolutamente prepararvi alle immagini che vedete, ma il film è molto interessante perché rivela la continuità di quel filone di horror sociologico che Peele ha proprio inaugurato con Get Out. E in questo caso c'è una situazione che con la quale avevo già parlato con Romero, il famoso regista di Zombie. Nell'Alba dei morti viventi ho raccontato a lui che la situazione che lui descrive nel film è una situazione in cui dà corpo a tutte le nostre paure e i nostri errori. E nell'altro film che lui ha diretto, che in Italia è Con Zombie 2, no, Con Zombie, perché Zombie 2 è del mio amico Lucio Fulci, quello che in italiano era chiamato Zombie, in questo film la scena del mall, del grande magazzino dove si rifugiano i nostri protagonisti assaliti dai sopravvissuti ferocissimi e dagli zombie che battono ai vetri, era, dicevo proprio a Romero, un riflesso della nostra condizione di benessere, e profetizzavo che alle nostre porte ben presto molti avrebbero bussato. Certo, non pensavo minimamente alla tragedia dei migranti, non pensavo minimamente alle grandi migrazioni, pensavo soltanto che una parte della cattiva coscienza occidentale si sarebbe rivelata attraverso questi fantasmi. E la stessa cosa accade in questo film. La cattiva coscienza dell'America torna e affiora, creando questo lungo incubo che, devo dire, a Jordan Peele regge con molta abilità e con molta capacità, sempre facendo un film lineare, non eccessivamente spettacolare o ricco, ma denso, teso, forte, senza un attimo di respiro.
Il film chiaramente è prodotto da Jason Blum, che è il famoso produttore di Whiplash, di Glass, di Get Out. E Jordan Peele dopo Get Out aumenta di nuovo il ritmo, alza il tiro e quindi allarga la situazione ad un livello sociale totale, mentre invece prima su Get Out la situazione era quella di una sociologia però riferita alla comunità nera con il suo terrore verso la comunità bianca. In questo caso invece è il terrore che sta dentro ognuno di noi, sia che sia bianco sia che sia nero. Può accadere a chiunque di trovarsi di fronte ai fantasmi della propria cattiva coscienza. Ecco, il film è interpretato in maniera, devo dire, suggestiva da Lupita Nyong'o, che già conosciamo, è Oscar per la miglior attrice non protagonista su 12 anni schiavo e che abbiamo visto su Star Wars. E Lupita ha la forza, il carattere, il coraggio, la decisione di tenere in piedi il film, che non so se avrete notato, da circa una decina di anni, quasi 15, comincia ad avere come protagoniste tutti questi film le donne. Cioè il ruolo che oggi nel film che vedrete di noi, che probabilmente 20 anni fa sarebbe stato tenuto dal padre di famiglia, sempre stato lui a difendere la famiglia, a difendere il gruppo, a organizzare le cose, oggi è tenuto da una donna, come spesso in Star Wars e nei film di Disney, sempre più spesso sono le giovani donne, le ragazzine, le donne davvero a fare le protagoniste. Quindi il ruolo della donna diventa sempre più forte e più decisivo, proprio perché gli viene riconosciuto quelle qualità, quella forza, quella determinazione che sono necessarie sia per sopravvivere, sia per condurre la famiglia, sia per stare accanto all'uomo che ami. E con questo augurio sulle donne vi ringrazio e vi saluto.